Un altro video dove vi racconteremo tutta la verità, nient'altro che la verità riguardante l'apprendimento della lingua inglese, British, ok? Quindi in questo video parleremo come voi potete migliorare il vostro accento inglese. How Want to to translate? How to improve your English accent? Nice, nice. She's an Italian speaker. Not yet. Okay, so basically, you're probably clicked on this video because you're... Sorry, you're? Clicked on the video. Clickbait. Come on, it's fine. Clicked on the video because you feel that your accent, you can maybe speak English okay, quite well, or you're just beginning, but you find that when you are speaking English, you have a very strong Italian accent. You can sense the Italian when you are speaking English, and of course the goal is to speak English with a more native-like English accent. Do you want to translate? I want to translate? No, I don't want to. Go on. Praticamente quando voi parlate in inglese voi sentite che il vostro accento è forte, perché il vostro inglese è un po' italianizzato, come si dice? Cioè il vostro accento italiano si sente perché è forte nella lingua inglese, ok? Quindi bisogna trovare un modo, un sistema per risolvere questo problema, ok? So basically, if you look at the four main aspects of learning a language, you have reading, writing, speaking and listening. You have to identify where the problem lies. If you are having a problem with pronunciation and the accent. And the first thing I'd like to point out is that the pronunciation in English is hard. Because every word, how you think it sounds by the letters is very rarely how you pronounce it. Non c'è una correlazione tra quello che voi dite e un insieme di vocaboli, un insieme di lettere o la lettera stessa, una vocale. Perché in inglese la vocale A può essere letta in diversi modi, dipende appunto dalla parola, dal contesto nel quale si trova. Yeah, in different ways. Different ways. So you first need to identify the fact that you need to focus on A, listening, and B, the speaking. Quindi dovete focalizzarvi sull'ascolto e sul parlato se volete migliorare la vostra pronuncia. E voi mi direte, vabbè, questa è una cosa abbastanza banale. Non è banale. In primo luogo dovete assolutamente focalizzarvi su quello che è l'ascolto, soprattutto se siete all'inizio, il vostro accento è un attimino imbarazzante. L'ascolto, come voi potete pronunciare qualcosa, come voi potete pretendere di pronunciare qualcosa, di imitare un suono se questo suono non l'avete ascoltato abbastanza volte, se questo suono non è installato, tra virgolette, nella vostra mente, nel vostro cervello. Questa cosa la spiego chiarissima all'interno del videocorso che appunto stiamo creando, che ho già creato questa lezione, in realtà la spiego in un modo chiaro, cioè questa cosa vi risolverà davvero tutti i problemi, perché davvero questo è il concetto principale. Se volete pronunciare un nuovo suono dovete ascoltarlo tante volte. Questo suono dovete ascoltarlo tante volte ripetutamente, dopo sarete in grado di emularlo. Questo è il principio, che ovviamente nessuno vi spiega, perché provate a pensare ai ragazzi a scuola o quando andate in accademia, se siete degli adulti o nelle scuole che appunto vi insegnano la lingua inglese, l'enfasi principalmente è fare esercizi di grammatica sui libri di testo e poco ascolto, se non qualche ora di lezione a settimana. E ovviamente il risultato che ne viene fuori è che la vostra pronuncia è, diciamo, imbarazzante. Un po' anche la mia è imbarazzante, ma io appunto sto lavorando su questa cosa, io sto ancora appunto lavorando tutti i giorni su questa cosa. E non è facile, è abbastanza difficile, però questo è. Yeah, it's okay. Yeah? You want to translate? No. Yeah. So what was the last bit you were saying? Nothing? Oh. Yeah, not nothing, but they understand. Yeah, I don't know what you just said. It's fine. Okay.
So focusing on the listening and the speaking, of course, with the speaking, listening is the primary focus. If you're struggling with the accent, the listening is the focus. So, for example, like with you, you've been learning English for nearly 2 years, as we say. 2 years. And your accent is still, like, it's good, but you're still learning you can still hear the Italian in your accent, and you're learning from me, a native English person. Sì. That's like, you've never learned English any other way other than through Obviously. podcasts and with me, and you can still hear your Italian accent coming through. So it is something that, like, it takes time. You need the full immersion, like we were saying in the video before. You need to immerse yourself in it. So listening however you want, like, you do that with your podcasts, like, every day, listening. If you enjoy, like, cooking, for example, or if you enjoy, like, I don't know, personal growth or whatever. Yeah, like, yeah, whatever it is that is your, like, hobby or you enjoy, listen to podcasts every day on your what you enjoy listening about, or one of your hobbies. That's what you do. Yeah, the way I'm doing it. Yeah, and that's how you can improve through the listening, because you're doing it every single day, rather than, like, when you don't know how to pronounce a word, oh, let me just find that one word, how it's pronounced. But to improve an accent, it's like... Yeah, not random. Like, you need to follow a method. If you want to, like, listen a podcast, obviously every day, a lot of hours and stuff, but you have to follow the right method. Yeah. It's not right. Cioè, non potete ascoltare i podcast a caso. C'è un metodo per farlo, ci sono delle strategie per, appunto, ascoltare questi dannati podcast, o anche guardare i film. Comunque qualsiasi pratica di un ascolto naturale della lingua inglese deve avere un certo metodo, soprattutto se siete degli adulti, siete persone un po' attempate, che non avete tanto tempo, no? Per esempio, non avete tempo se lavorate tutto il giorno, ma magari avete anche una famiglia, avete poche ore durante la giornata da dedicare all'ascolto, quindi magari quelle ore devono essere concentrate. Se dovete fare quello, dovete ascoltare l'inglese, fare qualcosa di specifico, di chiaro, ok? Cioè, non è una cosa così casuale ascoltare un podcast, ascoltare una canzone, cioè è una cosa un po' più seria quella che vi stiamo spiegando, che potete approfondire appunto nelle lezioni che faccio, che sto facendo appunto nel nostro video corso. Vabbè. Questo è. So that's it. Yeah. That's it. That's our point. Quindi guardate i nostri video gratuiti su YouTube, se volete approfondire sapete dove trovarci, dove contattarci. Un consiglio che vi do, appunto, se siete interessati all'apprendimento della lingua inglese, è quello di guardare i nostri video, appunto, sono gratuiti, in informazione gratuita, e di praticare i consigli che diamo, che abbiamo dato anche in questo video, di praticarlo sulla vostra persona, nella vostra quotidianità, e quindi otterrete assolutamente i primi risultati. Non c'è neanche bisogno di dire questa cosa, però dovete farle queste cose. Like, you have to do it. Exactly. You have to do it. The only way. Yeah. Ok, quindi dovete semplicemente, cioè non semplicemente, dovete farlo, mettervi l'impegno e seguire il metodo giusto. Bye bye, adios. Ciao.